Ciao a tutti, cari follower, e bentornati su Stelle Turche Rivelate. È bellissimo avervi di nuovo qui, perché oggi affrontiamo una storia che ha agitato il mondo dello spettacolo turco e ha acceso un turbine di emozioni, ipotesi e discussioni infinite. Preparatevi, perché stiamo per dipanare il filo che lega Barbaktas e Yağmur Yüksel, quel legame che per molti ha rappresentato la scintilla di uno scandalo chiacchieratissimo. Sì, avete capito bene, parleremo di due nomi che nelle ultime settimane hanno occupato le conversazioni di fan, magazine e social, e non solo per motivi professionali. Prima di entrare nel cuore dei fatti, vi ricordo che se non l'avete ancora fatto, potete iscrivervi a Stelle Turche Rivelate e attivare le notifiche, così da non perdere neanche una delle nostre esclusive, perché credetemi, qui c'è sempre qualcosa di succulento da raccontare. Ora, partiamo! Lo showbiz turco è una galassia di luci, storie d'amore che sembrano uscite da un copione perfetto e, naturalmente, controversie che scoppiano quando meno te lo aspetti. Questa volta, i fari si sono puntati con forza su Barbaktas e Yağmur Yüksel. Conoscete bene entrambi. Lei, un talento in veloce ascesa, ha conquistato un pubblico vastissimo grazie alla sua presenza magnetica, ai ruoli televisivi che hanno fatto parlare e a un carisma che buca lo schermo. Basti ricordare come il suo nome sia stato accostato a titoli diventati argomento fisso tra gli appassionati, come quella produzione indicata come KZLC Servetti, nota da noi anche come L'Albero della Vita o Frutti Proibiti, dove il personaggio di Ao è diventato un riferimento nelle discussioni dei fan. Lui, Bar, una figura eclettica che si divide tra set, musica e progetti che lo hanno portato a incrociare il mondo dell'imprenditoria e delle serate di gala, con quella riservatezza che sembrava tenerlo lontano dalle tempeste mediatiche, almeno fino a ora. Tutto ha cominciato a prendere forma come succede sempre in queste storie, in sordina. Mormorii, mezze frasi, ipotesi che si insinuavano tra i commenti su Instagram, su Twitter, nei forum dei fan. All'inizio pareva solo il solito chiacchiericcio, eppure qualcosa, a poco, ha smesso di sembrare un semplice sussurro e si è trasformato in un racconto più definito. Sono emerse indiscrezioni sempre più precise su un rapporto tra Barbaktas e Yağmur Yüksel, e non un rapporto qualunque, ma uno che ha sollevato questioni sul tempismo e sulle circostanze in cui sarebbe nato. Qui sta il nodo che ha mandato in subbuglio i commentatori. Secondo chi segue da vicino i retroscena, questa vicinanza sarebbe maturata nel periodo in cui Yağmur era ancora sentimentalmente legata a un collega di set con cui condivideva la scena nella stessa produzione che l'ha consacrata. Presso il grande pubblico. Stiamo parlando del coprotagonista Alperen Domath. Immaginate la tensione. Sembra una trama scritta per un melodramma in prima serata, ma stavolta è la vita a imitare il copione. La miccia è esplosa quando sono affiorate segnalazioni e scatti che, incastrati l'uno con l'altro, hanno dato l'idea di un puzzle destinato a comporsi. A quel punto, lo shock è stato enorme e le reazioni si sono polarizzate. Da un lato i fan più devoti di Yağmur, pronti a difenderla, invitando tutti a non trarre conclusioni affrettate e a ricordare che le apparenze spesso ingannano. Dall'altro una grossa fetta di pubblico abituata a immaginare i propri beniamini attraverso una lente di purezza quasi irraggiungibile, che ha mostrato smarrimento, delusione e in alcuni casi anche indignazione. Le chiacchiere sono diventate un ronzio incessante quando si è diffusa la convinzione che la rottura tra Yağmur e Alperen Domath non sia stata affatto serena e che il nuovo sentimento con Bar sia nato in prossimità di quel distacco. E allora, cosa rende questa vicenda così chiacchierata? Non è solo il fatto che una coppia si rompa e un'altra si formi, cose che capitano e di cui nemmeno i personaggi pubblici sono immuni. Qui si sommano la percezione esterna, la moralità che una parte dell'opinione pubblica pretende dai volti noti, e soprattutto il modo in cui le informazioni sono arrivate fino a noi. C'è chi ha ipotizzato che l'intesa tra Bar e Yağmur possa aver inciso, direttamente o indirettamente, sul finale della relazione con Alperen. È un'ipotesi che ha aperto una discussione senza fine su sincerità, lealtà e su quanto sia complesso vivere e amare quando ogni gesto diventa pubblico. I social, come sempre, hanno amplificato tutto. Commenti su commenti, interpretazioni, giudizi netti come rasoi, ma anche parole di sostegno e inviti alla prudenza. In mezzo a questa tempesta, è tornata la solita grande domanda che ci facciamo ogni volta che una storia privata esplode sui media. Fino a che punto chiediamo ai nostri idoli di essere perfetti?
quando sappiamo benissimo che la perfezione non esiste? Perché, è vero, tutti hanno diritto a ricominciare, a cercare la propria felicità, ma il quando e il come possono cambiare molto la percezione esterna. In questa occasione, quella percezione è stata particolarmente severa. E loro, come hanno reagito? All'inizio con un silenzio che parla più di 1000 parole. Nessuna smentita fragorosa, nessuna conferma plateale. Ma poi, pian piano, sono arrivate le conferme, se così possiamo chiamarle, in modo sottile. Yamur ha condiviso sui suoi profili immagini e frammenti di momenti che agli occhi dei fan hanno avuto un peso ben preciso, come se stessero dicendo ciò che le didascalie non volevano dire. Un dettaglio su tutti ha fatto scalpore. Un anello mostrato con nonchalance, interpretato da molti come simbolo di un inizio nuovo, di un passo avanti che non aveva bisogno di comunicati ufficiali. Bar, in linea con la sua indole più riservata, si è fatto vedere meno, ma non è mancata la sua presenza accanto a lei in alcune occasioni private, eventi che forse non dovevano diventare pubblici e che invece, complici gli smartphone e le chat condivise, hanno finito per circolare, dando all'opinione pubblica l'impressione che non ci fosse poi molto da decifrare. L'impatto sulla carriera di Yamur è la grande incognita. Lei resta un'artista dotata, e i ruoli che l'hanno portata in alto parlano per lei. Le controversie personali a volte rischiano di offuscare, almeno per un periodo, il lavoro sul set, ma altre volte, paradossalmente, accendono un interesse ancora più intenso, come se il pubblico volesse scrutare meglio ogni espressione per capire dove finisce il personaggio e comincia la donna. Di certo questa storia ha spostato i riflettori sulla sfera privata, e non è un caso che nelle interviste recenti si cerchi sempre di tornare lì, a quel confine sottile che separa l'attrice dalla persona. E Alperen Duimat? La sua reazione, finora, è stata misurata. Non parole urlate, non frecciate esplicite. Tace, e questo silenzio pesa. Chiunque abbia vissuto una delusione sa quanto bruci, e quando ci sono di mezzo set condivisi, ricordi di scene girate insieme, telefoni che squillano e amici comuni che chiedono come va, tutto si complica. Che cosa possiamo augurargli se non di ritrovare pace e di continuare a lavorare senza farsi travolgere dal resto? Questa vicenda ci ricorda molte cose, e non solo sul mondo dello spettacolo. La prima è che le apparenze ingannano con facilità. Dietro ai riflettori ci sono persone vere, con contraddizioni, entusiasmi, cadute e ripartenze. La seconda è che i social sono un'arma a doppio taglio, capaci di avvicinare ma anche di trasformare in certezza ciò che nasce come semplice ipotesi. La terza, forse la più importante, è che l'empatia è preziosa. Possiamo sentirci delusi, possiamo credere di conoscere fino in fondo chi seguiamo da anni, ma resta il fatto che parliamo di vite reali e di sentimenti che non si lasciano inchiodare a una didascalia. Eppure, non possiamo fingere che il tempismo non conti. E proprio il tempismo è ciò che ha reso il racconto su Barbactas e Yamur Yüksel tanto divisivo. Quando si mormora che una nuova fiamma sia nata a ridosso di una rottura, è inevitabile che il pubblico sposti la bilancia del giudizio. Alcuni hanno chiesto pazienza, altri hanno posto domande dure, altri ancora hanno trovato in questa storia il riflesso delle proprie paure e delle proprie esperienze. E in mezzo a tutto questo, la cronaca online ha fatto il resto, scandendo tappe come in una serie, dall'ombra dei primi sospetti alla luce di quelle immagini che hanno cambiato il tono della conversazione. Perché gli scatti, anche quando non dicono tutto, fanno rumore. Bastano una posa, uno sguardo, un dettaglio indossato al dito. Non serve urlare per essere ascoltati, a volte è più rumoroso il non detto. Alla fine, ciò che rimane è la sensazione di un equilibrio delicato. Yamur continua a farsi valere sul set, dove il suo talento resta l'unico metro davvero giusto. Bar prova a difendere un'idea di privacy che in questi tempi sembra sempre più fragile. E Alperen, lontano dal clamore, tenta di farsi scivolare addosso l'eco delle interpretazioni. Ognuno si muove come può, cercando di non farsi schiacciare dalla narrazione, ma la narrazione va avanti comunque, sospinta dall'attenzione di chi guarda e commenta. Ed eccoci al punto in cui chiudiamo il cerchio. Abbiamo ripercorso l'inizio del brusio, l'arrivo delle mezze conferme, il fragore delle reazioni, e ci siamo chiesti che cosa questa storia dica di loro e di noi. Abbiamo visto come la discrezione iniziale sia incrinata davanti all'onda dei social e come, all'improvviso, tutto sia diventato argomento pubblico. Ogni volta è un promemoria potente,
Dietro ogni star c'è una persona con un cammino proprio, con amori che nascono e finiscono, con scelte che possono piacere o meno, ma che restano scelte umane. Grazie di cuore per averci seguito anche oggi. Sono curioso di sapere che cosa pensate di tutto questo. Credete che le reazioni del pubblico siano state eque oppure no? Pensate che il racconto su Barbactas e gli amori Uxel sia stato trascinato oltre il necessario dalla macchina dei social o c'era davvero qualcosa che doveva venire alla luce? E soprattutto, come immaginate che questa vicenda influenzerà i prossimi passi professionali di lei e la traiettoria di lui, tra progetti, 7 nuove sfide? Raccontatemelo nei commenti, perché è la vostra voce a rendere speciale la nostra community. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi ama queste storie, e naturalmente iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate attivando la campanella, per non perdervi i prossimi approfondimenti. Restate sintonizzati, perché ci aspettano nuove rivelazioni, nuove emozioni e, come sempre, quella dose di verità e di prudenza che cerchiamo di mantenere ogni volta che mettiamo insieme i pezzi. Alla prossima e un abbraccio grande da tutti noi!